Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Polini Motori. Nel video di oggi ragazzi andremo a parlare del cilindro Polini Corsa 70 di cilindrata in ghisa per Minarelli orizzontale a liquido. Questo cilindro rappresenta un'evoluzione del classico Polini 70 Sport. Infatti ci sono stati dei miglioramenti nelle fasi di distribuzione e una lavorazione avanzata dello scarico. Proprio per questo aggiornamento garantisce circa 2-3 cavalli in più rispetto alla sua versione standard. Ma parliamo adesso di caratteristiche tecniche. Il materiale in questione è ghisa ad alta resistenza ed è ideale per un uso prolungato, ma racing allo stesso tempo. L'alesaggio è di 47 mm con corsa da 39,2. Parlando invece di potenza, a 10.000 giri al minuto sprigiona 11 cavalli e mezzo, 5 travasi, testa monopezzo e pistone bifascia. Ovviamente, come nella maggior parte dei kit Polini, esiste sia la versione con spinotto 10 sia la versione con spinotto 12, quindi mi raccomando, controllate bene prima di acquistarlo. Detto questo ragazzi, direi che possiamo passare all'azione procedendo con lo smontaggio del motore dal nostro scooter. Questa parte in realtà ve la salto, ci vedremo direttamente sul banco con il motore già smontato. Bene ragazzi, il motore è stato ufficialmente tirato giù dal nostro mezzo, quindi direi di iniziare lo smontaggio. Per primo step rimuoviamo il tubo dell'acqua. Come secondo step rimuoviamo la candela e i 4 dadi che tengono la testa. Ovviamente questo essendo un motore di prova, qui nel vostro avreste il sensore temperatura e qui in alto invece lo spurgo dell'acqua. Rimuoviamo ora cilindro e pistone. E ragazzi, già che ci siamo, controlliamo che cuscinetti e albero motore siano messi in buone condizioni. Mettiamo ora un po' di Scottex per evitare che i Siger caschino all'interno della camera di manovella. Come ultimo step rimuoviamo la vecchia guarnizione di base e approfittiamone per dare una bella pulita al carter. Una volta rimosso il vecchio gruppo termico siamo pronti per montare il nuovo, ma prima andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola. Abbiamo visto cosa c'è all'interno della scatola, ora andiamo a montarlo. Primo step, tiriamo fuori la nostra guarnizione di base. Secondo step, oliamo la nostra gabbiarulli e inseriamola sulla nostra biella. Terzo step, inseriamo un anellino Siger sul pistone dalla parte opposta di dove stiamo lavorando. Mettiamo l'olio sul nostro pistone. A questo punto io preferisco inserire parte del pistone all'interno del nostro cilindro, lasciando comunque fuori la parte dello spinotto. E mi raccomando, ricordatevi che la freccia posta sul cielo del pistone va rivolta verso lo scarico. A questo punto, dalla parte opposta in cui stiamo lavorando, avremo già il nostro anellino Siger in posizione. Possiamo quindi inserire il cilindro, lubrificare lo spinotto ed inserire il tutto.
e mi raccomando assicuriamoci che sia bene in posizione. Adesso rimuoviamo lo Scottex e abbassiamo a questo punto il nostro cilindro. Passiamo ora al montaggio della testa. A differenza di quella che abbiamo smontato precedentemente, questa ha testa e copritesta integrati insieme. Per il corretto montaggio dovremo andare ad inserire 4 O-ring di colore nero per i prigionieri, un O-ring di colore verde per la testa e un O-ring più spesso e nero per il copritesta, che ovviamente chiamo copritesta, ma qua le due cose sono insieme. Andiamo avanti. Prima di mettere il ring io posiziono una punta di grasso giusto per farli restare lì fermi. A questo punto posizioniamo i dadi della testa e tiriamoli a coppia di serraggio. Adesso posizioniamo vite e ranella in rame per il foro della temperatura dell'acqua. Inseriamo la nostra nuova candela presente all'interno del kit. E ragazzi, qualora ne aveste bisogno, all'interno del kit troverete anche la guarnizione ovviamente dello scarico, 2 prigionieri e le 2 lamelle in carbonio fatte apposta per il nostro kit Polini. E come ultima parte ragazzi, ricordatevi di ricollegare il tubo dell'acqua. Fatto anche questo ragazzi, siamo giunti al punto di rimontare il nostro motore sullo scooter ed effettuare lo spurgo dell'acqua. Mi raccomando, ricordatevi di rimettere l'acqua. Quindi ora vado a rimontare il motore sullo scooter, faccio lo spurgo e ci vediamo fra tipo 5 secondi. E come promesso ragazzi, eccoci qua, lo scooter è stato rimontato, abbiamo fatto lo spurgo dell'acqua e l'unica avvertenza che mi sento di darvi ragazzi è di fare un bel rodaggio al nuovo gruppo termico per poi dare full gas con il vostro nuovo gruppo termico di Polini. Se il video vi è piaciuto ragazzi, lasciateci un like, un commento e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!